quindi Finita, Ien, attenzione, fischietto in bocca, finisce qui, Inter batte ancora una volta Atalanta 0, Inter 1, la decide un gol di Capitan Lautaro Martinez e l'Inter è di nuovo capolista. Chiude così il 2025, si chiude così l'anno solare con una vittoria pesante in trasferta, con una bella battaglia. È una grande prestazione secondo me quella dell'Inter. Simo, non so che ne pensi tu, un Inter che ha fatto la partita, un gol annullato, un pizzico di sfortuna, un gol annullato anche all'Atalanta, non direi 2 perché il secondo era un fuorigioco di 70 metri su cui tutta l'Inter si era praticamente fermata. E si chiude bene, uno scontro importante contro un avversario di livello alto come questa Atalanta che in un momento, c'è stato un momento attorno al 55esimo, 60esimo in cui la partita poteva andare in una direzione o in un'altra. L'Atalanta prova a sbilanciarsi in avanti per vincerla, l'Inter punisce con il cambio decisivo. Pio Esposito dentro per Thuram, assist subito per Lautaro che segna per la quarta partita consecutiva e regala altri 3 punti preziosi che permettono all'Inter di tornare in vetta alla classifica. Ma partiamo dal presupposto che quando giochi a Bergamo contro l'Atalanta, anche se non giochi bene ma vinci, va benissimo, nel senso che è uno di quei campi veramente difficili per chiunque, quindi non diamo per scontato che andando a Bergamo contro l'Atalanta si debba fare per forza la partita meravigliosa, anche se non è più l'Atalanta di Gasperini, però rimane una squadra forte. Ad ogni modo l'Inter secondo me ha creato molto più dell'Atalanta e quindi ha assolutamente legittimato la vittoria. Se non avessimo vissuto quei 10 minuti finali in cui loro purtroppo ci hanno creato qualche problema, soprattutto sulle fasce, laddove l'Inter invece aveva inserito la doppia linea, fondamentalmente avremmo potuto dire una partita quasi perfetta, perché poi difensivamente parlando poca roba, da parte, pochi rischi da parte dell'Inter, è anche fisiologico comunque andare a rischiare qualcosa come è successo nel finale, però direi vittoria assolutamente meritata. Nel pre-partita ti dicevo questo è un big match, ma è un big match non da sfottò, e quindi sono quei big match che l'Inter tendenzialmente quest'anno ha vinto, magari non tutti, però molti sì, e oggi lo si riconferma di nuovo. Però l'ultima partita dell'anno in trasferta, vittoria fondamentale, veramente tanto importante. Leggo la chat che sta un po' discutendo sui cambi di Chivu nel finale, sta discutendo un po' le scelte che sono state fatte alla fine. Secondo me, analizzandole, sono delle scelte che hanno un senso, e poi tra poco ne parliamo magari, ma che testimoniano un po' quello che aveva detto ieri in conferenza. Questo secondo me è una vittoria di anche un nuovo percorso che forse sta cercando di fare Christian Chivu, perché abbiamo rivisto la chiusura col 5-4-1 come quello che abbiamo visto anche a Genova, con degli interpreti differenti, ma è quello che abbiamo visto anche a Genova, con un Inter che quindi va a sporcarsi le mani rispetto ad altre partite. Proprio ieri in conferenza, l'avevo sottolineato prima della partita, più volte Chivu aveva detto che non sempre con il bello si vincono le partite, anzi molto spesso con il bello rischi anche di non vincerle, serve anche più cattiveria, serve anche quindi sporcarsi di più le mani. È un concetto che ieri in conferenza ha ribadito più volte e sembra un po' di rivederlo nella partita di oggi con un Inter che si chiude sporcandosi un po' le mani con questo 5-4-1, che comunque è un 5-4-1 che prevede degli esterni come Carlos Augusto, che prevedeva Diouf a destra e Frattesi a sinistra per dare più densità sulle fasce e cercare di ripartire e dare supporto ad un Pio Esposito che secondo me è stato l'uomo che ha cambiato la partita per l'Inter. Pio Esposito a livello offensivo nell'assist è entrato con tanta cattiveria, con tanta voglia di fare ed ha giocato veramente molto bene in quello spezzone finale, fornendo subito l'assist per il gol decisivo di Lautaro Martinez. Ci sono tanti temi dentro questa partita, Simo. Era importante vincere dopo la delusione della Supercoppa italiana e riportarsi in vetta ad una classifica che aveva visto vincere tutte le nostre rivali sostanzialmente, quindi vi ricondivido anche la classifica adesso con l'Inter che sale a quota 36 punti sopra al Milan 35, il Napoli 34 e la Juventus è a 32 ma con una partita in più rispetto a noi. E ti chiedo, Simo, i tuoi migliori in campo, chi ti è piaciuto di più? Ma io penso che partite di questo tipo, soprattutto
vengano fuori quando è la squadra a fare la prestazione. Secondo me oggi merita una menzione più Esposito, perché non solo fa l'assist, peraltro al primo pallone toccato, sebbene poi sia più un assist di Jim City che non di Pio nel generare quell'occasione, però io faccio notare sempre da parte di Esposito questa grande capacità di entrare subito in partita ed entrare facendo le cose utili. A me interessa il giusto se Pio Esposito non fa gol. Certo, è una punta, quindi poi a un certo punto i gol li dovrà pure fare, ma lui ha questa grandissima capacità di entrare, capire cosa serve alla squadra e farlo. E nonostante la giovane età e l'inesperienza ad alti livelli, è uno di quegli attaccanti che cambia il modo di attaccare della sua squadra e influenza il modo di difendere della difesa avversaria. Io tempo fa avevo fatto un paragone che non è chiaramente dal punto di vista né tecnico né del livello, ma mi ricorda per il tipo di impatto quello che ha Osimhen quando entra in campo. Quando Osimhen entrava in campo col Napoli, la difesa avversaria subito si abbassava di 20 metri perché sapeva di non potergli concedere la profondità. Pio Esposito, con le sue caratteristiche, con un livello che ovviamente ad oggi non è quello di Osimhen, però più o meno fa la stessa cosa, cioè ti cambia proprio il tipo di attacco e di difesa di riflesso dell'avversario, e secondo me è una cosa preziosissima. Devo dire che secondo me merita una menzione anche a Kanji, nonostante nel primo tempo abbia avuto quell'amnesia nel quale per fortuna Scamacca non ne ha approfittato, però ha fatto una partita secondo me di intensità e comunque di grande continuità, e io continuo a pensare che Piotr Zielinski sia un valore aggiunto. Anche oggi ha fatto un'ottima partita, poi è uscito con un po' di crampi probabilmente. Il gol annullato a Thuram per il fuorigioco minimo di Lautaro nasce da una sua giocata pulita ed essenziale a 2 tocchi, e quindi oggi l'Inter non può prescindere da Piotr Zielinski, secondo me, a centrocampo. E devo dire, per chiudere, non darei una bocciatura nemmeno a Luis Enrique, perché sì, non ha fatto come sempre grandissime cose, ha avuto quell'occasione in cui ha saltato Carnesecchi, poi però non è riuscito a segnare, però è un giocatore che, lo notavo anche alla fine, rispetto a quello che potevamo pensare, il fatto che potesse avere qualche difficoltà dal punto di vista mentale sull'impatto, nulla di tutto questo. Nulla di tutto questo. Secondo me è un giocatore che invece mentalmente in partita ci sta, non ha grandi problemi, per altri motivi, soprattutto di caratteristiche, non lo vediamo ancora impattare tanto in fase offensiva. Però un giocatore a questi livelli ci può stare, secondo me. E secondo me semplicemente non è un quinto. Questo per concludere. Ha un buon passo, diciamo, soprattutto palla al piede, quella rapidità che non abbiamo con altri giocatori. Ha un po' sulla coscienza quella grande occasione dove si era liberato bene, poi davanti a Carnesecchi purtroppo ha sbagliato. Sono d'accordo con le tue valutazioni sui singoli. Io da Kanji in realtà do un voto molto alto, perché poi fa anche un salvataggio nel finale, ne fa 2 attorno al 45esimo enormi di salvataggi, e ne fa un altro alla fine davanti a Scamacca, che è fondamentale perché stava liberandosi Scamacca praticamente solo. Zielinski, grandissima partita, fa delle cose a livello tecnico, è il giocatore che serve a Chivu secondo me, e oggi penso che sia la partita che consacra la sua diciamo, il suo sorpasso su Mkhitaryan nel ruolo di mezzala sinistra, con Mkhitaryan che diventa forse più giocatore da ultimi 30 minuti probabilmente. Su Pio Esposito secondo me non lo so, mi trasmette molta garra proprio a tutta la squadra, una cosa che mi piace molto vedere quel modo lì. È entrato bene anche Diouf. Frattesi ha fatto un bellissimo recupero, poi purtroppo è andato a sbagliare quell'ultimo passaggio con cui poteva creare una grande occasione. Io leggo tanti che dicono però Samardžić ci ha graziati, siamo stati fortunati, però ragazzi mettiamoci d'accordo, nel senso che se sbaglia le occasioni l'Inter non si può parlare di sfortuna, se sbagliano le occasioni gli avversari siamo stati fortunati. Samardžić ha sbagliato un'occasione, così come l'Inter ha avuto una doppia con Luis Enrique e Barella, che purtroppo si sono mangiati un gol colossale. Abbiamo avuto anche un'occasione con Akanji di testa, che siamo stati sfortunati anche nel rimpallo. C'è stato annullato un gol con Lautaro Martinez che rientrava dal fuorigioco ed era in fuorigioco di mezza gamba sostanzialmente, quindi anche l'Inter ha avuto delle opportunità per andare a vincerla. Grazie mille, Name Surname, grandissimo Pio, grazie alla super chat. Name Surname, Carmela, finita primi, ma che stress. Sì, è stata tosta, però per me oggi è stata una prestazione importante quella dell'Inter, che sottolinea anche la nostra Angela. Ci voleva, come scrive la nostra Angela.
Massimil scrive: anche la Dea non è una grande squadra? Sì, sicuramente. Adesso ci diranno che questa non vale perché vabbè, l'Atalanta mancavano Lookman e Kossunu, due assenze importanti, ma come dicevo anche con le assenze l'Atalanta a un certo punto va a mettere Sulemana a Bernasconi, cioè di soluzioni dalla metà campo in su anche a livello di alternative ne avevano più di noi sostanzialmente, perché mette dentro anche Samardzic, quindi è una rosa molto profonda evidentemente. Squadra che in casa con Palladino in panchina aveva solo vinto e invece perde oggi ed è la 9ª vittoria consecutiva dell'Inter contro l'Atalanta. Stiamo diventando un po' un caso che andrà studiato. Franco, grazie al nostro Franco, vittoria fondamentale, quando segna il Toro si vince, bene bis Kakanji, che ne dite? Diciamo che tra le altre cose Lautaro continua a scalare la classifica marcatori all time dell'Inter, si avvicina sempre più anche a Buoninsegna, 166 gol con l'Inter, Buoninsegna quota 171 e quindi siamo sempre più vicini. Per la prima volta dopo 4 anni Lautaro torna a segnare in 4 partite consecutive di campionato, l'avevamo detto 2 settimane fa, Lautaro è caldo, bisogna farlo giocare e per questo ancora di più mi è dispiaciuto in Supercoppa non vederlo. 8 gol e 2 assist contro l'Atalanta per Lautaro, che ha quota 5 gol nelle ultime 3 partite, capocannoniere della Serie A con 9 gol in questo campionato più 3 assist. Direi che è il momento di battere il ferro per quanto riguarda Lautaro Martinez. E mentre ringrazio De Pica Pica che dice può essere considerato una big match, rivali no, scrive De Pica Pica, dai, io direi che si può considerare big match. Simo, vorrei parlare un attimo dell'attacco Lautaro Thuram e Lautaro Pio Esposito, perché tra l'altro c'è stato questo caso in diretta divertente, perché io stavo facendo un mio discorso che si è interrotto proprio con il gol di Lautaro Martinez. Stavo dicendo e ribadisco il concetto che stavo esprimendo. A me come coppia Lautaro Pio Esposito non sembra la coppia meglio assortita come caratteristiche, probabilmente. Però come dicevo, Pio Esposito ha un grande valore nel suo lavoro che permette, secondo me, a Lautaro di focalizzarsi ancora di più sulla finalizzazione e quindi sul gol. Per questo motivo io ieri proponevo addirittura che forse la coppia da far giocare sarebbe stata proprio Pio Esposito, Lautaro Martinez. Diciamo che oggi Thuram esce con una prestazione non del tutto convincente, ha avuto delle fiammate in alcuni momenti della partita, ma ancora una volta non ha dato continuità a livello di interezza della prestazione, e poi Pio Esposito entra con questa cattiveria che piace a parecchi tifosi. Che ne pensi? No, sorridevo perché mi è venuto un paragone. Lautaro quando gioca con Thuram ha più responsabilità su diverse situazioni. Appena entra Pio Esposito è come il papà che prende per mano Lautaro che in quel momento torna un bambino, ovvero può cominciare a pensare solo alle cose più belle che gli piacciono di più. Le responsabilità del resto ci pensa papà, che in questo caso è Pio pur essendo più giovane di lui. E allora Lautaro quando entra Pio, Lautaro pensa solo a fare gol e a tirare. Non a caso a Pisa assist di Pio, gol di Lautaro, oggi assist di Pio, gol di Lautaro. Questa è un po' una cosa che si verifica in queste dinamiche. No, più che altro di Pio ho già detto, io già da qualche settimana in realtà, un po' tra il serio e l'ironico, ma comunque con anche una buona parte di serietà, io cominciavo a dire ragazzi, Thuram secondo me sta giocando col freno a mano tirato. Io non so se ci siano questioni fisiche o di altro tipo, però io Thuram che prende e sgasa ormai non lo vedo praticamente più. E anche qui ho rivisto proprio ora quell'azione in cui lui entra in area dalla sinistra, rientra sul destro e calcia, lo fa come se fosse un replay. Cioè non è cattivo, non è il gol che fa nel famoso derby 5-1 a Maignan. Quello è quel gol che io mi aspetto, quel tiro che io mi aspetto, al di là che lì sia finito all'incrocio e che non può finirti sempre all'incrocio. Però io lo vedo troppo flemmatico. Cioè a partire ancora dal famoso Juve-Inter in cui segna e non esulta e succedono quelle robe lì. Non lo so, io da uno come Thuram mi aspetto tanto di più, perché anche per caratteristiche è l'unico che ne ha alcune e a me continua a non convincere dal punto di vista dell'atteggiamento o comunque del linguaggio del corpo. E questo mi piacerebbe che si indagasse, anche perché adesso purtroppo non c'è, però fino a qualche giorno fa Bonni comunque poteva rappresentare un'alternativa credibile e adesso non so come andrà appena rientrerà.
Vedo che la chat è molto accesa su questo dibattito, lo tratteremo anche all'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Godiamoci questo capodanno in testa alla classifica ora per la nostra Inter, che sicuramente deve migliorare delle cose, ma sta andando avanti con un'identità, sta aggiungendo piano piano delle cose e servirà adesso una spinta anche dal mercato, come dicevamo, per poterci completare, per poter ambire ancora a qualcosa di più. E abbiamo vinto uno scontro diretto, allora, visto che lo ha definito così per Cassi anche, non cedendoci Lookman perché non lo cedeva una diretta concorrente. E ci prendiamo questi 3 punti, vi aspettiamo nel club di Passione Inter, mi raccomando, iscrivetevi al canale e vi aspettiamo su passioneinter.club.